Ciao amici e bentornati sul mio canale. Questo video è dedicato alla Kodoilu, una birra ad alta fermentazione, tipica delle grandi isole del Mar Baltico, più precisamente in Estonia. Queste tradizionali birre vengono prodotte nelle campagne di Saaremaa, Hiiumaa e Muhu, dove l'isola di Saaremaa rappresenta la roccaforte della tradizione locale. In base ai racconti dei contadini, viene riportato che il contenuto alcolico delle birre è quasi di 10 gradi. In realtà, generalmente, il contenuto alcolico sembra variare tra il 5% e il 7,5%. Tipicamente queste birre presentano un giallo molto pallido, risultano essere molto torbide con una schiuma poco rilevante. Sono dolci e bilanciate dalla presenza del ginepro, infatti in molte di queste birre si può distinguere un ottimo aroma di ginepro. La freschezza dei profumi amplifica l'aroma, con le tipiche note fruttate ed esteri, dal carattere di banana abbastanza forte, aspetto che potrebbe non essere gradito da tutti. Per comprendere al meglio le caratteristiche di queste birre, è utile conoscere le condizioni di produzione che hanno dato vita a questi prodotti. Basti pensare che sono proprio i contadini a produrre il proprio malto, utilizzando essenzialmente orzo. In passato, questo processo di maltazione avveniva tramite la bagnatura dell'orzo in sacchi, la germinazione sul legno e l'essiccazione su superfici riscaldate o addirittura al sole. Grazie all'acqua di Saaremaa, che contiene molto ferro, diverse di queste birre possono presentare un leggero gusto metallico. Per quanto riguarda l'ammostamento tradizionale, veniva lentamente versata dell'acqua bollente, sui 98 gradi, sui malti, per un successivo ammostamento di circa 3 ore. Il mosto veniva poi filtrato attraverso dei rami di ginepro o addirittura tramite della paglia. L'aspetto del tutto nuovo con questo stile, rispetto alle altre birre di fattoria, emerge dall'utilizzo del luppolo, che viene bollito separatamente in acqua. Questo particolare infuso di luppolo viene introdotto durante l'ammostamento o al termine della fermentazione. Il luppolo viene usato in quantitativi veramente minimi. Una volta ottenuto il mosto, non viene mai sottoposto al processo di bollitura, mentre il lievito tradizionale, usato nelle vecchie fattorie, sembra essersi del tutto perso. Infatti, durante le produzioni più moderne, vengono utilizzati principalmente 2 culture miste, impiegate per la panificazione. Pensate che ancora oggi, durante l'inoculo del lievito, alcuni produttori urlano e sussurrano una frase di incoraggiamento al lievito. La frase nello specifico dovrebbe essere Mina ya murra, che significherebbe vai e rompi. Per quanto riguarda le fermentazioni, sono abbastanza veloci, dai 3 ai 4 giorni, anche se sarebbe più opportuno dire che la fermentazione continua, evitando così il processo di rifermentazione. Nonostante tutto, stranamente, la carbonazione viene descritta quasi sempre su livelli molto bassi. Detto questo, è tempo di passare alla mia produzione, rigorosamente storica. Per quanto riguarda i fermentabili, ho scelto di maltare il mio orzo. Mi riservo di trattare l'argomento in un intero video.
cercare di essere il più attendibile possibile con la produzione storica, sono partito da un'acqua molto ferrosa. Successivamente ho bollito quest'acqua per un'ora con del ginepro al suo interno per ottenere un particolare infuso. Per quanto riguarda il filtraggio, ho deciso di filtrare il tutto solo tramite rami di ginepro, evitando la paglia, dove ho aggiunto il particolare infuso di luppolo, precedentemente bollito per 3 ore in acqua. Trovare il lievito specifico per questa birra non è stato del tutto semplice. Proprio per questo mi sento di ringraziare fortemente l'amico Mika Laitinen per avermi mandato il lievito direttamente dalla Finlandia. Sentire che il lievito da panificazione dell'Estonia mi è stato inviato dalla Finlandia non deve essere del tutto comprensibile. Infatti, non si tratta del lievito specifico utilizzato in Estonia, ma più precisamente lo stesso lievito utilizzato per i Sati. È utile sapere che in molte di queste birre l'aroma di banana è similare a quello riscontrabile in un Santi. Con questo è tutto. Spero che il video vi possa dare nuovi e importanti spunti. Ciao amici, buona birra!